C'era una volta una casetta vicino al bosco dove viveva Cappuccetto Rosso. Un funghetto tra la la, un funghetto vo a cercare, un funghetto tra la la, un funghetto per piacere che lo metto nel paniere, un funghetto voglio io e lo vuole l'amor mio. Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna delle nostre avventure nel mondo della cultura pop degli anni 70, 80 e 90. Oggi voglio portarvi a scoprire la vita di una donna che con la sua bellezza e il suo carisma ha lasciato un segno nel cuore di molti. Stiamo parlando di Barbarella, pseudonimo di Virna Aloisio Bonino, conosciuta anche come Virna Anderson. Una stella del cinema hard degli anni 90, una donna che ha saputo incantare e affascinare il pubblico con la sua sensualità e il suo sorriso, ma che purtroppo ci ha lasciati troppo presto, il 3 dicembre 2015, a soli 52 anni. Virna nasce a Torino il 28 maggio 1963. La sua carriera nel mondo dell'hard inizia appena maggiorenne, grazie all'incontro con Riccardo Schicchi, il famoso manager che ha scoperto e lanciato molte icone del settore, come Cicciolina e Moana Pozzi. È proprio al fianco di queste grandi star che Barbarella inizia a brillare, condividendo il set con leggende come Rocco Siffredi e Roberto Malone. Il suo pseudonimo, Barbarella, è un omaggio all'eroina del film del 1968 con Jane Fonda, un nome che evoca sensualità e avventura. Gli anni 90 sono stati il periodo d'oro per Barbarella. Oltre alle sue apparizioni nei film hard, è diventata una presenza fissa nei programmi notturni su Rete Mia. Chi non ricorda quelle notti davanti alla TV, quando la sua audacia, come le famose apparizioni senza intimo, faceva impazzire gli spettatori? Togliti le mutande! Togliti le mutande! In quegli anni, la sua popolarità cresceva giorno dopo giorno. Barbarella, con i suoi grandi occhi azzurri e le chiome bionde spesso raccolte in treccine alla Bo Derek, ha vissuto un picco di popolarità nel 1991, quando entrò a far parte del cast di Avanzi su Rai 3 insieme a Serena Dandini, Sabina e Corrado Guzzanti e Francesca Reggiani. La vediamo anche in Simpatici e Antipatici di Christian De Sica nel 1998, dove recita un ruolo autoironico. Dopo quell'impegno televisivo, Barbarella aveva ripreso a calcare con successo i palcoscenici dei nightclub, alternandosi a Moana Pozzi, Eva Henger, Milly D'Abbraccio e tante altre star del momento, e a girare decine di film a luci rosse fra l'Europa e gli Stati Uniti. Nel 1991, Barbarella è stata anche candidata al Parlamento, naturalmente con il mitico Partito dell'Amore. Barbarella, lei che farà in Parlamento, ponendo il caso? Come ci si vede? Prima di tutto speriamo di arrivarci, ci spero tantissimo. Poi mi vedo, come... Ma la vita di Barbarella non è stata solo glamour e successo. La sua carriera ha avuto anche momenti difficili. Sotto contratto con Riccardo Schicchi, Barbarella è stata spesso vittima di approfittatori, soprattutto chirurghi plastici senza scrupoli che, approfittando delle sue insicurezze, hanno fatto scempio della sua bellezza impoverendola economicamente. Ma quando gliel'ha detto Schicchi, farai la candidata al Partito dell'Amazonas, qualche preoccupazione le è venuta? Dice sì, faccio anche, non lo dice Schicchi, faccio anche il deputato. No, io non è che mi dice Schicchi, mica mi detta legge, assolutamente. Ma qualche preoccupazione di andare, in quel palazzo umbertino che ha visto? Assolutamente, nessuna preoccupazione. Proprio l'eccesso di ritocchi, il più vistoso quello al seno, che aveva ormai raggiunto dimensioni parossistiche sul suo fisico minuto, ne aveva fatto una delle figuranti preferite dal cinema mainstream. Ricordiamo il provino per Amleto di Carmelo Bene, un'opportunità incredibile che purtroppo si concluse con un nulla di fatto a causa di contrasti con il regista. E poi c'è il musical Adamo ed Eva, l'origine del peccato del 1995, dove interpreta Eva sotto la regia del suo amico Massimo De Marco. Massimo la lancia anche nel mondo della musica e nel 2006 incide il brano Però mi piace, che ottiene migliaia di visualizzazioni su YouTube. Un video girato interamente col cellulare, secondo la moda del momento, che mostra una Barbarella sempre al passo coi tempi.
Nel 2003, Barbarella decide di ritirarsi dal mondo dell'hard. Gli ultimi anni della sua vita sono segnati dal mistero e dalla discrezione. Si allontana dal mondo dello spettacolo e si rende irreperibile anche per gli amici più stretti. Dopo l'ultima apparizione ufficiale al funerale di Riccardo Schicchi, il 9 dicembre 2012, in cui era sembrata confusa ma ancora in buona salute, circolava insistentemente nell'ambiente dell'hard la voce che Virna fosse malata. Poi un fugace SMS ricevuto da Ilona Staller, in cui il compagno di Barbarella la avvisava del ricovero d'urgenza dell'ex collega, ma senza le indicazioni dell'ospedale. Poi nessun'altra notizia. Infine la comparsa della data di morte su Wikipedia. Così come è accaduto per Moana Pozzi, nessuna delle persone con cui Barbarella aveva lavorato o che le erano state amiche ha potuto partecipare al suo funerale, né a conoscenza di dove sia sepolta, alimentando un nuovo mistero. Una fine triste e solitaria per una donna che ha vissuto sotto i riflettori, amata e osannata da migliaia di fan. È difficile non sentire un nodo alla gola pensando a come la sua vita si sia conclusa così prematuramente e in modo così silenzioso. E ora parliamo della sua ricchissima filmografia. Barbarella ha recitato in più di 50 film per adulti. Questi film non solo hanno contribuito a definire la sua carriera, ma hanno anche lasciato un segno indelebile nell'immaginario erotico di quegli anni. Barbarella è apparsa anche in film non a luci rosse come Ecstasy e Intimo Profondo del 1989 e Simpatici in Antipatici del 1998. Un vero e proprio camaleonte capace di passare dal mondo dell'hard a quello del cinema popolare con disinvoltura. Cari soffittari, raccontare la storia di Barbarella, alias Virna Aloisio Bonino, è stato un viaggio emozionante. Una donna che, con la sua bellezza e il suo coraggio, ha saputo incantare milioni di persone. Ma dietro il lucicio dei riflettori c'era una persona fragile, capace di grandi successi, ma anche di vivere momenti di profonda solitudine e difficoltà. La sua vita, conclusasi prematuramente e in circostanze misteriose, ci ricorda quanto sia importante apprezzare ogni istante e quanto sia fondamentale non dimenticare chi, come Barbarella, ha lasciato un segno indelebile nel nostro immaginario. Virna ha dato tanto al mondo dello spettacolo e, nonostante le difficoltà, ha sempre cercato di reinventarsi e di seguire il suo cuore. Mi auguro che questo episodio vi abbia fatto sentire più vicini a una donna che, con la sua audacia e la sua bellezza, ha saputo far sognare un'intera generazione. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete con noi i vostri pensieri nei commenti. Fateci sapere quale attrice vorreste vedere nella prossima puntata. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio nel passato, ricordando una stella che continuerà a brillare nei nostri cuori. La soffitta di Pippo è sempre qui per voi, pronta a riportarvi indietro nel tempo e a farvi rivivere le storie delle dive che hanno fatto la storia del cinema. A tutti un saluto e alla prossima!